Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi un'idea per decorare in modo originale e ricicloso un oggetto che sono sicura che la maggior parte di noi ha già in casa. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli che permetteranno anche a voi di realizzare il vostro progetto al meglio. Se avete domande o dubbi, scrivetemi qui sotto e come sempre io sarò felice di rispondervi. Per ognuno di voi che arriva sul mio canale per la prima volta, piacere di conoscervi, io mi chiamo Letizia e sul mio canale ogni settimana condivido con voi video di riciclo creativo con particolare attenzione alla decorazione e all'organizzazione. Quindi se il vostro intento è quello di riutilizzare, decorare e organizzare ciò che avete in casa, iscrivetevi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Bukra Zouri e Sofia che usa il nickname Simone Etchel. Se volete essere salutate anche voi, lasciatemi la vostra richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! È talmente longeva che penso che ormai la maggior parte di noi ce l'abbia in casa. In effetti io ne ho due e la prima, che è questa alle mie spalle, l'ho comprata almeno 20 anni fa. Sto parlando proprio di lei, dell'intramontabile mini cassettiera di legno grezzo Ikea per la quale finalmente ho trovato una decorazione adatta. Prima di passare alla decorazione vera e propria estraggo tutti i cassetti dalla cassettiera. Prendo una vecchia cartina e ci appoggio sopra quello che diventerà il lato frontale del cassetto, quindi il lato opposto a quello con il foro. Con una matita seguo il contorno del cassetto per tracciare un rettangolo sulla cartina. Ritaglio il rettangolo e lo incollo sul frontale del cassetto. Per farlo uso colla vinilica diluita in proporzione 2:1, cioè 2 parti di colla e una di acqua. Stendo uno strato sottile di colla e posiziono il ritaglio, tirando la carta e premendo bene con il pennello per eliminare tutte le bolle d'aria e le grinze. Questo è un passaggio del procedimento da fare con la dovuta calma e al quale bisogna prestare particolare attenzione, sia per non rompere la carta che per non lasciare bolle o grinze che comprometterebbero il risultato finale. Passo una mano di colla vinilica anche sopra l'immagine. Questo passaggio serve come impermeabilizzante e come primo strato protettivo della carta. Replico gli stessi passaggi per tutti i cassetti e vi confesso un piccolo segreto. Tutti i ritagli che ho fatto dalla cartina comprendono luoghi che abbiamo visitato e a cui siamo particolarmente legati. Potreste farlo anche voi, soprattutto se ne decorate una da regalare. Mentre la colla asciuga, uso della carta vetrata a grana fine per levigare tutta la parte esterna della cassettiera. Questo mi serve sia per eliminare le piccole imperfezioni e le schegge dal legno, sia per preparare il fondo alla stesura del colore. Passo un panno leggermente umido per togliere la polvere dalla superficie del legno. Dipingo subito il legno con un colore acrilico marrone terra d'ombra naturale. Di solito prima si passa una mano di fondo come il gesso acrilico che serve sia come aggrappante ma soprattutto come turapori, quindi per fare in modo che il colore venga assorbito meno dal legno. In questo caso io invece non passo il fondo, quindi non passo il gesso acrilico perché voglio proprio che il colore che uso sia parzialmente assorbito e quello che immagino come effetto finale è proprio una via di mezzo fra quella che si ottiene con un mordente che lascia intravedere le venature e quella che si ottiene con un colore acrilico che non le lascia vedere per niente. Come sempre stendo l'acrilico prima con il pennello e poi con il rullo spugna. Una volta asciutto stendo 2 mani di vernice per legno tipo flatting. Al contrario del flatting, questa vernice è all'acqua e non ha la tendenza a ingiallire.
stendo la vernice anche sulla superficie delle immagini. Una volta asciugata la vernice, con un taglierino rifilo la carta che fuoriesce dai margini dei cassetti. Per aprire i cassettini formerò delle asole con pezzi da 10 cm di ecopelle ricavati da una sottile cintura. Segno un punto a metà larghezza e a 3,5 cm dal bordo superiore. Buco il legno con un chiodo che poi tolgo. Piego a metà la striscia di ecopelle e ci infilo una borchia da tappezziere. Fisso l'asola al cassettino con un paio di colpi di martello e voilà! La cassettiera è finita. Io uso la mia cassettiera per la mia collezione di washi tape. Voi per cosa usate la vostra? Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero che la mia idea per decorare questa mini cassettiera di legno vi sia piaciuta. Io sono molto soddisfatta del risultato e vi confesso che fra tutti i progetti che ho fatto finora questo è sicuramente uno dei miei preferiti e che mi dà più soddisfazione. Spero che questo tutorial vi sia utile per prendere spunto per poter decorare la vostra cassettiera. Se lo farete fatemi sapere qui sotto com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook e su Instagram dove condivido progetti e lavori che non trovate qui sul canale YouTube. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Potreste anche lasciarmi il vostro like e condividere il mio video sui social con le vostre amicizie. L'appuntamento è fra pochissimi giorni con un nuovo tutorial sempre qua sul mio canale Vivi con Letizia e noi ci vediamo alla prossima!